Buon pomeriggio qui da Radio Rossonera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti dalla radio. È il 27 dicembre del 2023, questa sorta di talk molto speciale. Ovviamente non siamo in studio, non siamo live, così come non lo saremo né domani né dopodomani, ma ovviamente rimaniamo aperti e accesi per tutte le novità che riguardano il mondo Milan, ma non solo. Andremo a parlare un po' di quello che è anche successo intorno a noi, perché torna il campionato, cara Beatrice Sarti. Ciao Bea, Ciao a tutti, buon pomeriggio. come va? Beh, dai, diciamo che abbiamo Beh, trascorso dei Natali migliori, vabbè, vabbè, sicuramente. vabbè, vabbè, dai. Le cose vanno avanti, cambiano, come cambia probabilmente qualcosina all'interno del nostro staff, atletico in questo caso quantomeno. È ovvio che stiam parlando ancora di ipotesi, di probabili novità, ancora non c'è nulla di ufficiale, non ci sono stati ancora cambi, non ci sono i nomi dei nuovi nel caso, sì, fisioterapisti, perché di questo stiamo parlando, e quindi ancora non possiamo fare nomi e cognomi né di chi va né di chi arriva. Però quello che pare è che ci potrebbero essere delle novità proprio per quanto riguarda lo staff dei fisioterapisti, quindi non preparatori atletici, non medici, ma i fisioterapisti. Ma Cosa che, ecco, beh, esatto, questo è il commento migliore che potevamo fare, cosa che lascia un pochino interdetti, quantomeno. Cioè sembra veramente una sorta di scelta gattopardiana, dai, diciamo così, scelta un po' gattopardiana. Si cambia per non cambiare, per mantenere un po' lo status quo, si prova a dare un'idea di cambiamento, ma non si cambia per davvero. sì, guarda, al Gattopardiana ci aggiungo anche confusionaria. Io vedo in questo momento molta confusione intorno al lato Milan, dentro il Milan, vedo davvero, molta difficoltà perché comunque già questa notizia, come hai detto tu, poi ci deve essere ancora l'ufficialità, eccetera, però fa riflettere, no, è un po' forse uno degli specchi di questa situazione attuale, perché fisioterapisti, mhmm, hanno dei compiti che non so quanto siano, come si dice, responsabili di ciò che sta accadendo, ovvero infortuni seri, abbiamo visto anche l'ultimo di Tomori. Quindi sì, si cambia per non cambiare, ma mi vien da dire, si cambia anche qualcosa che probabilmente non ti dico che era una delle ultime cose da cambiare, i fisioterapisti, ma sicuramente non la prima. Allora, per fare un po' di ordine, i problemi che in questo momento abbiamo sono con non di probabilità, con la certezza matematica non la possiamo avere, però con grandissima probabilità legati alla preparazione estiva, legati a quello che magari sono stati gli errori commessi tra luglio e agosto. Quindi in questo momento dell'anno quello che puoi fare è salvare il salvabile. Far pagare per tutti i fisioterapisti mi sembra quantomeno una scelta, diciamo così, che salva un po' capre e cavoli, cioè si danno un po' in pasto all'opinione pubblica i fisioterapisti, che in realtà hanno colpe marginali rispetto a chi magari la squadra l'ha preparata atleticamente, la continua a preparare atleticamente, cioè il vero e proprio staff atletico. E così si tenta di salvare un po' la Beh, ma situazione, ma mi io mi sembra... auguro Mm. e sono fiduciosa che comunque l'opinione pubblica sappia capire da sola. Voglio dire, sì, tu puoi far passare come colpevoli loro, ma ho fiducia che l'opinione pubblica abbia anche la propria di idea, no? Quello sì, ma non è che si vuol fare la corsa al colpevole, è che il discorso è molto diverso. Bisogna fare la corsa al bene del Milan, né a Esatto. salvare le apparenze, né a salvare la sedia su cui si è seduti, eccetera, eccetera, eccetera. No, bisogna fare il bene del Milan, sempre bisogna pensare al bene del Milan. E ultimamente qualche volta si è pensato sì e no. Quindi
il primo focus è il bene del Milan. Se per il bene del Milan cambiare i fisioterapisti è la cosa migliore, è la cosa che poi ci conduce a sistemare la condizione atletica, vincere, eccetera, 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 ben venga. Siccome però gli errori a monte sono stati fatti da altri, in teoria erano altri da andare a cambiare, se proprio volevi cambiare. Per il bene del Milan, non per la ricerca così, diciamo così, della vendetta su chi ha sbagliato o per additare colpe colpevoli. Assolutamente no, ma bisogna fare il bene del Milan. Sì. Carabia, in tutto ciò iniziano a girare prime voci per il prossimo anno, già siamo al 27 dicembre e iniziano a girare i nomi per la panchina del prossimo anno, con un allenatore che nel mentre è stato confermato, pare a tempo, anche se per un mese o due ci siamo sentiti riempire la testa di ma tanto non cambia, tanto rimane fino al mese di maggio e quindi non cambierà nulla al di là di tutto, eccetera, eccetera. Scopriamo che invece c'è una fiducia a tempo, ma d'altronde è normale, Sì, l'allenatore è ma legato ai risultati, punto, sempre e comunque, nel bene e nel male. Sì, ma bisogna anche sceglierlo il tempo, saperlo scegliere il tempo, perché ricordo che, il Frosinone, no, Milan-Frosinone era stata definita in quel momento come la partita che avrebbe decretato o meno, l'addio di Pioli e tu il Frosinone l'hai battuto e qui il 27 dicembre stiamo parlando ancora della stessa cosa. Quindi, sai, anche scegliere queste partite, per decretare la permanenza, ormai lascia il tempo che trova, perché abbiamo visto, hai vinto con il Frosinone, però poi è successo quel che è successo. Magari vinci il 30 col Sassuolo e poi va diversamente, successivamente. Cioè, mi sembra ormai anche abbastanza poco credibile come situazione, no, anche poi non ci siamo più sentiti su Radio Rossonera dopo, Salerno, però anche, il far uscire sui giornali, il fatto che hai fatto il giro di chiamate con i giocatori, è un po' ripeto, è molto confusionario tutto. Io mi metto anche nei panni dei giocatori, non deve essere semplice in questo momento vivere tutto tra infortuni, risultati, giornali, però, io vi dico quello che vi dico da inizio stagione, da quando abbiamo iniziato a sentire la frase: "Vabbè, Pioli tanto lo cambiamo a giugno". A giugno bisogna arrivarci. Comunque durante la stagione tu ti conquisti anche cosa ti puoi giocare la prossima stagione. Cioè io non darei per scontato questa stagione, come dire: "Sì vabbè dai ormai mancan 6 mesi, tanto alla fine lo cambiano". Sono importanti questi 6 mesi per il futuro, quindi, sì, fiducia a tempo, Milan-Sassuolo, Milan-Frosinone, però bisogna riflettere perché questi 6 mesi poi ti determinano i prossimi, la prossima stagione, quella dopo ancora. E insomma, ogni tanto vi leggo nei commenti, soprattutto del post, ci rimproverate un po' di, diciamo così, di eccessiva critica anche quando si vince. Diciamo che è purtroppo dettata da quello che è successo in questa stagione, cioè quando si è vinto, almeno per quanto mi riguarda, l'ho sempre detto, vinco ma tenendo aperto sempre un occhio e lasciando un po' sul chi va là la vittoria, perché come abbiam visto praticamente non abbiamo avuto uno straccio di continuità mai, se non nelle prime 5 o 6 giornate, quindi, tornando a vivere quello che è l'attualità del Milan, il Milan deve cercare di fare prima di tutto chiarezza dentro se stesso, capire realmente come stanno andando le cose, non legarsi a un risultato come poteva essere la vittoria col Frosinone o con il Monza stesso. Bisogna anche leggerle, capirle le vittorie, come arrivano, in che modo, se sei all'interno di un periodo, viverle per bene, non fermarsi al mero risultato, perché chi è chiamato a decidere deve andare oltre. Noi, i tifosi, quello che volete, tutti quanti si possono anche fermare ai 3 punti. Chi è chiamato a decidere deve andare un pochino oltre, come dovrebbe andare oltre la questione fisioterapistica, come deve andare oltre la questione atletica che
ci sta perennemente condizionando le stagioni, e quest'anno non si è più nemmeno potuto, diciamo così, nascondere il problema, tant'è che è esploso talmente grande, in maniera talmente grande, che non si può più nascondere. A proposito di alternative, Bea, però iniziano a girare i nomi: Antonio Conte, Thiago Motta, si parla di De Zerbi, si parla di allenatori che quantomeno, però, soprattutto 2 su 3, essendo anche sotto contratto con altre squadre, sicuramente non potrebbero venire in corsa. L'unico che nel caso magari per contratto, essendo libero, potrebbe arrivare è Antonio Conte. Sono profili, tra l'altro, molto Non diversi, mi molto illudete, diversi uno con non, l'altro. non mi illudete, perché sapete che nonostante i pareri contrari di tanti, mi è sempre piaciuto come allenatore, ma perché mi piacerebbe vedere che cosa fa in una società come il Milan, anche perché sono sempre stati molto distanti, no? Se ci pensiamo a livello proprio globale, Antonio Conte e il Milan. È chiaro che in questo momento lui non è sotto contratto, a differenza degli altri due. Si è sempre parlato come Antonio Conte, che per arrivare in una squadra vuole tantissime garanzie a livello economico, a livello di giocatori. Io però sono dell'idea che comunque i risultati contano, e i suoi ultimi risultati non sono stati sfavillanti per varie ragioni. Quindi magari non è neanche l'Antonio Conte pretenzioso che ad esempio lascia l'Inter con uno scudetto. Al Tottenham Per non ha fatto benissimo, poi per il resto, insomma. Poi è sì, assolutamente, magari. Però ecco, credo che anche lui sia consapevole che comunque al Tottenham non è andata benissimo, che il Milan potrebbe essere una grande chance comunque per la sua carriera, no, con tutto il rispetto per il Tottenham, se vai a allenare al Tottenham magari vuoi più garanzie rispetto che se vai ad allenare il Milan, anche per il blasone stesso della società. Quindi, chiaro che in corsa lui più volte, no, ha detto che non è l'ideale, però non credo che sia da escludere al 100% la situazione No. in corsa. È chiaro che vuole delle garanzie che in questo momento, se guardiamo il Milan da fuori, è rischioso, andare al Milan in questo In momento. questo momento, cioè domani metti, c'è un po' di percentuale di rischio maggiore rispetto a prenderlo magari il 1° luglio, quello sicuramente sì. Prevengo alcuni messaggi, perché tanto vi leggo ogni tanto, e quindi prevengo alcuni messaggi. Non tifa Milan, e fin lì, insomma, direi che stava a San Beh, Diego. neanche Thiago Motta, mi pare. Neanche Thiago Motta, neanche il nostro attuale allenatore, neanche allenatori del passato, ma non è che per forza di cose bisogna che sia un allenatore simpatico che tifi Milan per allenare il Milan. Anche perché fare i sommelier, scusate se ve lo dico proprio in faccia, dopo aver avuto, con tutto il rispetto, i Brocchi, gli Inzaghi, a cui vogliamo tanto bene, ma come allenatore non è un top. I Gattuso, stesso discorso per Inzaghi. Abbiamo avuto i Giampaolo, i Montella, adesso il mister, insomma, tra tutti, tra l'altro, è forse il migliore che abbiamo avuto negli ultimi anni. Insomma, fare i sommelier sugli allenatori con Conte solo perché magari ha avuto qualche uscita infelice sul Milan, o semplicemente perché ha allenato Inter e Juve, dai ragazzi, ogni tanto è No, su anche perché non si o su allena Thiago con il Motta uguale, tifo. o su Cioè non Thiago si Motta allena uguale, con il perché è tifo. dell'Inter del triplete. Dai, su via, dai, su. Devono venire a fare i Chiaro. professionisti e gli allenatori. Fine. È chiaro, cioè parliamoci chiaro, è ovvio che, De Zerbi sappiamo, no, che un po' ci predilige. È ovvio che se arrivasse De Zerbi, milanista, fa benissimo, saremo tutti contenti, è chiaro, Ma però ovvio. ribadisco, non si allena con il tifo, quindi eh. Cioè, nelle nostre attuali condizioni tecniche e di staff, e negli anni precedenti, schifare lo staff e l'allenatore Conte mi sembra un po' autolesionistico. Poi non ti dico che arriva o non arriva, però
mettere delle X a priori sugli allenatori soltanto per il loro passato al nostro momento attuale, cioè non è che stai lasciando Carlo Ancelotti e dici no, Conte no, è ovvio. Cioè, ci ritroviamo da annate da 5, 6, 7 allenatori che non è che erano proprio Klopp No. e Guardiola, ecco, dai. Detto ciò, Bea, speriamo che quantomeno, ecco, il mio augurio per il 2024 è che ci sia A, più stabilità, B, più chiarezza all'interno del Milan, sotto tutti i punti di vista. Perché il Milan credo che negli ultimi 4-5 anni non abbia mai avuto un anno uguale all'altro. Se c'era un dirigente che faceva l'anno prima e l'anno successivo, ma nel mentre cambiava la proprietà. Se cambiava la proprietà e si manteneva la proprietà per 2 anni, nel mentre cambiava un dirigente, uno saltava a gennaio, uno veniva messo a luglio, eccetera, eccetera. Avere almeno un biennio di proprietà e dirigenza simile garantirebbe un minimo di continuità di idee, di progetto e quant'altro, che ogni tanto a noi è un po' mancata, e siamo anche un po' figli di qualche lotta intestina degli ultimi anni che si è prolungata e si sta prolungando. Quindi speriamo di Ma vivere un io 2024 più sereno, dai. Ma io mi auguro anche che nei prossimi mesi si possa, come dicevi tu all'inizio di questo talk, mi auguro che si possa operare per il bene del Milan e non per l'apparenza, non per far sembrare certe cose in un modo quando in realtà sono altro, anche perché purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, quando fai sembrare qualcosa un'altra cosa rispetto a quello che è, dura poco. Quindi mi auguro che il Milan possa uscire da questa situazione e che, ci sia assolutamente più chiarezza, più trasparenza e qualcosa di meglio di ora, perché anche quando prima dicevi nei commenti, no, dopo le vittorie, è difficile quest'anno, è difficile anche perché vinci e magari perdi 1 o 2 giocatori. Abbiamo vinto col Monza, abbiamo perso dei giocatori, abbiamo vinto con il Newcastle, in Inghilterra abbiamo perso Musa. Insomma c'è sempre qualcosa che non va. Magari una parte va e l'altra parte non va, quindi non è facile. Bea, grazie. Noi ci risentiamo a breve, già da domani, con gli altri contenuti della radio. Oggi pomeriggio esce un obbligo di riscatto speciale. Andatevelo a vedere perché è particolarmente divertente. C'è tutti i 40 nomi, oltre 40 nomi di mercato che poi in realtà non sono mai arrivati al Milan. Quindi, oltre alla decina che in realtà è arrivata nel mese di luglio e di agosto, ne sono usciti veramente di ogni, soprattutto in attacco. Fa ridere perché in realtà quasi la metà dei nomi che vedrete nell'obbligo di riscatto sono attaccanti prime punte, e alla fine ne è arrivata E una poi l'ultima ora di mercato. Questo fa abbastanza sorridere, ma tant'è. Andiamo a vedere come si sono comportati, se qualcuno l'abbiamo schivato, quindi un pallotto l'ha schivato all'ultimo, se qualcuno invece è stato un rimpianto, poteva invece fare il nostro caso, tra attaccanti, tre quarti, esterni, centrocampisti e difensori. Quindi ci ritroviamo alle 17, Bea. io invece vi ricordo che ieri è uscito lo speciale che abbiamo realizzato con Carlo Pellegatti su Simone Inzaghi, pensa te, su Ta, 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 ta. questo su Pippo Cancella, Inzaghi, rifai. su Pippo Inzaghi, e tra l'altro Carlo svela anche il motivo, uno dei motivi, per cui è così legato a Pippo, e invece il giorno della vigilia di Natale è uscito lo speciale su Riccardo Kakà, in cui a un certo punto vi sfido a trovare il momento in cui io non ce la faccio più a trattenermi e qualche occhio sbrilluccicante arriva. Quindi vi invito, se non li avete ancora visti, a guardarli. Grazie, Bea. Grazie a voi. Grazie a tutti voi per essere stati qui con noi. L'appuntamento è alle 17 con obbligo e domani si ricomincia alle 10 con Mattino Milan. Grazie a tutti e a dopo.